Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Rossonera, obbligo di riscatto, 19 gennaio del 2023. È ovvio che speravamo di fare un obbligo di riscatto particolarmente diverso e invece purtroppo il titolo della trasmissione si sta trasformando più che sul mercato, sulla formula del prestito, da cui ho preso il nome, a quello che realmente dice la parola, cioè obbligo di riscatto. Riscatto per il Milan e riscatto dopo la brutta prestazione, ancor più del risultato finale, è proprio quello che il Milan ha messo in campo, ovvero niente, che obbliga il Milan a riscattarsi. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno, buondì a tutti, per quanto possa essere un buongiorno, però insomma direi che si può comunque andare avanti. Sì, 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 è ovvio che si debba assolutamente andare avanti, bisogna far sì che quello che in realtà questa squadra ha dentro a livello di qualità e di background degli ultimi 2 anni torni a uscire, perché non ci si può essere dimenticati di come si gioca a calcio con sempre gli stessi giocatori, è ovvio. Ci sono dei problemi, tanti. A me pare, sai cosa, Henry? Che in questo Milan ultimamente nessuno si prenda l'onere di prendersi delle colpe. Mi spiego velocemente, poi ne parliamo insieme anche agli ascoltatori che magari possono commentare sotto il video. La vittoria, come al solito, ha tantissimi padri, tutti si prendono i meriti, ognuno se ne prende un pezzo, a volte se ne prendono anche di più di quelli che sono in realtà i veri meriti, ma è giusto, insomma, durante la vittoria non si bada a spese, diciamo, non si guarda in faccia a nessuno, ognuno si prende i meriti e via. In questo momento difficile i giocatori entrano in campo senza voglia, come se non dipendesse da loro, entrano in campo in maniera così abbastanza superficiale, al di là di come vengono messi in campo, che dopo ne parliamo, però l'approccio alla partita, al di là di tutto, è deficitario. Tu puoi anche sbagliare come sei messo in campo, ma almeno per un tot di minuti dai battaglia. Invece il Milan è entrato già sconfitto mentalmente. L'allenatore in questo momento continua a parlare di mancanza di qualità, di lucidità nelle giocate, nella partita, e quindi in pratica non ti dico che si esenta, ma mandando anche in castigo i giocatori un paio di volte indica chi è nel caso il colpevole. La parte sportiva della società ti dice che non c'è da fare mercato perché la rosa è competitiva così, quindi si tira fuori, dicendo che in questo momento quindi il Milan sarebbe competitivo così, forse per non rinnegare il proprio lavoro estivo. La società lato, diciamo così, economico, proprietà, ti dice che la rosa in questo momento è competitiva e non ti dà ulteriori risorse nel caso per investire e provare a migliorare la rosa, quindi si tira fuori. La parte medica si tira fuori perché a nessuno gli viene rimproverato che questa squadra ancora una volta ha avuto una catena di infortuni pure in inverno, che ha costretto i soliti a giocare, che ha costretto anche quelli che magari devono riposare per il mondiale a giocare, che si sono fatti male altri, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine, come al solito, le colpe non se le prende nessuno. Vabbè, nessun colpevole, tutti colpevoli, come l'assassinio sull'Orient Express, caro il mio Lo so, direttore. però non va bene perché i problemi sono individuabili, però che ognuno se ne prenda uno e lo provi a risolvere, perché se si Eh, pensa che nessuno abbia colpe, i problemi restano lì e non va bene. ma lo so, il punto è qual è? Che bisognerebbe riconoscere di aver sbagliato, bisognerebbe riconoscere di aver commesso degli errori, riconoscere che le cose non stiano andando per nulla bene e quindi diventa più difficile. Per me è molto semplice la questione, sono tante piccole concause, una magari un pochino più, come dire, insistente, più Mm. preponderante di altre o delle altre, alcune più preponderanti di altre, però è un insieme di cose. Quindi è chiaro che quando è così poi è facile anche, tra virgolette, scaricare su altro, scaricare su Mm. qualcos'altro, mettere in risalto
l'altra cosa che ti può minare, cioè il problema infortuni magari può essere nascosto, può nascondersi dietro una rosa un po' corta, che può nascondersi dietro il fatto che alcuni dovevano riposare, che può nascondersi dietro il fatto che giocano gli stessi, insomma ci si nasconde un pochino a vicenda, secondo me, e non è mai un bene, non è mai un bene. No, no, assolutamente no. È ovvio che la rosa di prima squadra, soprattutto del Milan, quella che di solito va in campo un po' più spesso, è sempre quella. Cioè, nessuno credo che in Italia abbia la fascia sinistra Teo Leao, ma in questo momento per mille motivi non rendono. Nessuno ha Mike Maignan, ma da 4 mesi non c'è. Non c'è. Nessuno ha dei difensori rapidi come Kalulu e Tomori, ma non stanno rendendo. Continuano a fare errori individuali. Una volta una partita a testa sbagliano i Sì, concetti base errori difensivi. proprio brutti, cioè nel senso errori, gol semplici segnati dagli avversari, proprio facile entrare in porta, entrare in area, disattenzioni, sì, è così. Tonali Benasser non ne sto nemmeno a dire, eccetera, eccetera. Però, e un po' in realtà mi sto fermando, però diciamo la rosa è sempre quella che magari in settembre andava bene, che in ottobre ogni tanto si risvegliava e andava bene. Il fatto è forse aver sottovalutato qualche campanello d'allarme che è arrivato in partite in cui hai ripreso il risultato per i capelli pensando potesse essere un episodio e invece era un piccolo campanello d'allarme di quello che stava per arrivare. Ora, se non si vuol mettere mano pesantemente, perché tanto a gennaio pesantemente mano non la metti, quantomeno si aggiusti il giocattolo in essere che c'è già, perché tanto se non riesci ad aggiungere altri pezzi al giocattolo, ormai più o meno l'abbiamo capito, Però sì, ma cioè va aggiustato questo. se ci siamo messi noi, che con tutto il bene che io ci voglio, però siamo sempre una realtà comunque di questo calibro, cioè 2 persone che parlano su YouTube. Cioè se ci siamo resi conti se ci siamo accorti noi che c'era qualcosa che non andava, che non poteva essere solo un caso, che la riprendi all'ultimo con la Fiorentina, la riprendi all'ultimo con lo Spezia e sparisci con la Cremonese, sparisci col Sassuolo. Cioè, se ci siamo accorti noi di questa cosa qui, o siamo bravissimi, che può No, non essere, penso, non penso. oppure c'è stata una sottovalutazione, una presunzione, un mettere la polvere sotto il tappeto, ma di dimensioni macroscopiche. È quello che No, io no, lo dico. so, perché i punti alla fine più o meno sono quelli, i gol fatti sono quelli, i gol presi sono quelli, i numeri più o meno sono quelli, ma beh, onestamente li vedo pesare in maniera diversa, c'è poco da fare, si possono prendere punti e punti, gol prese no. Dire che il Milan sia lo stesso dell'anno scorso, io non so come si possa fare. Poi che abbia fatto più o meno gli stessi risultati perché è in linea, con gol fatti, gol presi e punti, è quello. Ma non è così, ma non è così. Il problema è che quando realmente ti è arrivato incontro una prima volta una mezza crisi, invece di chiuderla, come succedeva, e il Milan ha avuto già delle piccole mezze crisi negli ultimi 2 o 3 anni, ma nel giro di una partita e mezza, chiudeva e andava avanti. Qui invece di chiuderla, la ferita si sta aprendo, sono già 3 partite, Torino, Lecce e questa, perché io la Roma la lascio un attimo e esula un po' dal periodo per me. Però Torino, Lecce e Inter sono già 3 partite e il Milan negli ultimi 3 anni 3 partite non le sbagliava. Se succede anche alla quarta, veramente diventa un problema perché non si vede in questo momento come il Milan riaccenda la spina, cioè rimetta la spina e si riaccenda. Però bisogna farlo.
c'è gente che probabilmente ne sa ovviamente più di noi, vive più di noi il Milanello, conosce la squadra, conosce magari anche realmente i problemi di un gruppo che in questo momento pare scollato. Pare che Sì. ognuno giochi per se stesso, pensa che sia sempre il problema dell'altro, che l'altro possa fare qualcosa in più in campo rispetto a lui e che lui sta facendo il giusto, eccetera, eccetera. Si è un po' perso esattamente le caratteristiche del Milan di Pioli, le abbiamo così, ribaltate completamente. Eravamo una squadra vera, unita, siamo diventati 11 singoli che girano per il campo. Eravamo una squadra corta, ci siamo spalmati per il campo in maniera inguardabile. Una Non, squadra facevamo, dinamica, siamo non ci diventati basavamo sui deboli. singoli e invece adesso andiamo dritti sui singoli dicendo prendi la palla e facciamo qualcosa, pensaci tu. Siamo esattamente l'opposto. Sì, questa è la cosa preoccupante e l'augurio è quello di ripartire già con la Lazio, perché il campionato comunque ancora è lungo, molto lungo. Mancano aia, Beccati questa. ai ai ai. Ma è giusto, invece di mettere sulle pareti di Milanello No, le cose che vengono dette contro la squadra, quest'anno sarebbe da mettere quello che la squadra sta facendo, loro stessi, non quello che viene detto, perché quest'anno è la squadra stessa che sta facendo ciò. brutta questa comunque, Lo so, è brutta sì, poi è tanto brutta siano queste. brutte anche queste, devo dire. Ma no, Offrono i questo è 4, giusto, i è 5, costante. i 4, 4 e 5 a mezzo. raffica. Ma è giusto, ma è giusto. Ma è giusto, cioè poi per quanto mi riguarda Teo Hernandez non è stato il peggiore in campo, ma questo è un altro discorso puramente diciamo di campo e quindi chi se ne frega. Però è giusto, cioè è giusto quello che sta succedendo, perché se fai l'esatto contrario, se stai vivendo l'esatto contrario, poi è ovvio che i risultati non arrivano. Io ripeto, mi auguro che già dalla Lazio le cose possano cambiare, perché la Lazio è l'ultima partita del girone di andata. Questo significa che sei esattamente dopo la partita contro la Lazio a metà stagione, a metà. Manca metà campionato. Quindi il tempo per sistemare le cose c'è. Poi alla fine della fiera vedi se il Napoli si ferma, se il Napoli rallenta, se le altre si fermano, se le altre e alla fine della fiera vedi, ti basi sulle ultime 5-10 giornate, vedi come stanno andando le cose, marzo, aprile, capisci se hai ancora la possibilità di puntare a vincere qualcosa o meno. Però il tempo per costruire di nuovo con questi ragazzi c'è. Perché dobbiamo buttare via tutto? Perché? Allora, io l'unico augurio, e chiudiamo, Henry, è che non si dica o non si pensi la solita frase, è un momento, passerà. No. Ci sono delle problematiche, ci sono le soluzioni, per dire, nel modo in cui in questo momento stiamo giocando non rende, è controproducente. Prendiamo una caterva di gol e non creiamo nulla. Ergo, si torni indietro a quello che facevamo anche soltanto pochi mesi fa. Torniamo a giocare quel tipo di calcio lì, ad esempio. Se ci sono problemi, proviamo a risolverli. Non è un momento passeggero. Hai le armi per risolverle? Usale. Non far finta di niente e dire, vabbè, pazienza, è un incidente di percorso. Perché non è così. Già. Caro Henry, siamo arrivati in chiusura. Obbligo di riscatto finisce qui. Non abbiamo parlato di mercato, anche perché al momento di mercato non se ne vede l'ombra. Caro Henry, ciao. Ciao, ciao, ciao a tutti. Lasciate un mi piace, ragazzi, per supportarci. Diteci la vostra nei commenti. Qual è secondo voi il problema maggiore? Perché i problemi sono tanti, lo sappiamo, però magari ce n'è qualcuno più di un altro, non lo so, ipotizzo. Ditecelo sotto nei commenti dopo aver messo un bel mi piace. Grazie a tutti, ci ritroviamo tra pochi minuti in Chiama Milan, poi lancia alle 13, talk delle 16, filo rossonero delle 19, come al solito. Ciao a tutti.